Seconda metà dell'undicesimo secolo. L'equilibrio politico del vicino Oriente è in mutamento. L'impero romano d'Oriente, pur ancora vasto e sofisticato, non è più la formidabile potenza del passato. Anni di instabilità politica, crisi economiche e conflitti interni ne hanno progressivamente indebolito l'apparato militare. Da Oriente emergono nuovi protagonisti, una dinastia turco-islamica forgiata nelle steppe dell'Asia centrale. Sono i Selgiukidi, cavalieri instancabili, arcieri micidiali, maestri della guerra di movimento. Le loro forze non avanzano come un esercito tradizionale, colpiscono, si disperdono, tornano a colpire. La frontiera romana viene lentamente erosa, non è ancora una guerra totale, ma ogni incursione indebolisce il controllo imperiale, ogni saccheggio accelera il collasso del sistema difensivo. Nel tentativo di ristabilire il controllo, l'imperatore romano IV, Diogene, organizza una grande spedizione militare. È un'operazione ambiziosa, complessa e politicamente rischiosa. Di fronte a lui il sultano Alp Arslan, leader carismatico e stratega implacabile, pronto a colpire nel momento decisivo. È estate dell'anno 1071. Nelle pianure di Manzikert due mondi si scontrano. Non è soltanto una battaglia, è l'apertura di una frattura che non verrà mai più completamente rimarginata. L'inizio di una trasformazione profonda dell'Anatolia, di un nuovo equilibrio nel mondo medievale. Seljuk, GMT Games, designed by Justin Fassino, quinto capitolo della serie Levian Campaign di Mr. Folko Ranki. Anatolia, 1068-1071. Una mappa punto a punto, città, fortezze, passi montani, vie da controllare o da spezzare. Ogni turno è una stagione, 3 mesi di guerra, inverno non si combatte, si paga il prezzo. Ogni lord è rappresentato da un cilindro sulla mappa, comandante con servizio limitato, con proprie truppe, propri vassalli, proprie risorse. L'unità di cavalleria rappresenta fino a 2000 uomini, la fanteria fino a 3000. Quando un lord marcia un esercito. Prima si leva, si paga, si accumulano risorse, provviste e carri, si costruisce un piano, poi si entra in campagna. I Selgiukide non conquista, logora, ravage, loot, pressione costante, ma il bottino deve rientrare a Mosul o Baghdad durante l'inverno, se non torna, non vale. Ogni winter phase misura la Seljuk Unity, se l'Anatolia non è abbastanza destabilizzata, il potere si incrina. Il romano difende un sistema fragile, mobilità itemata, tiene le città, contiene l'ondata. Le armate consumano, le risorse si esauriscono, la moneta compra fedeltà. Un loyalty check, un dado, un comandante che cambia bandiera. Ogni scelta pesa, ogni stagione stringe il tempo e quando arriva l'estate del 1071 tutto converge. Perché Manzikert non è solo una battaglia, è il risultato di ogni scelta fatta prima. Dai che andiamo. Very nice! Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering. Beh, sapete che quando Levian Campaign chiama, Winter Quartering risponde. Quindi oggi tutorial mega power per l'ultimo arrivato, Seljuk, Byzantium Besieged. Dai che cominciamo!
Seljuk, Byzantium Besieged, quinto capitolo della serie Levin Campaign, che come sappiamo è un sistema operazionale che ci porta ad analizzare le operazioni militari nel Medioevo. Questo quinto capitolo andiamo nell'Anatolia dell'XI secolo a vedere cosa combinavano. Le fazioni sono due, avremo l'Eastern Roman Empire, che per comodità chiameremo Romans, opposto al Seljuk Sultanate, che per comodità chiameremo Seljuks. Andiamo quindi ad analizzare il tabellone di gioco, un po' di componenti, partendo dal pezzo più importante, ovvero il nostro Mighty Calendar, che è la cartina di tornasole di tutto il sistema. Vediamo che è diviso in caselle, ognuna rappresenta un turno che corrisponde a 90 giorni di campagna militare. Il turno in corso è segnato da questo segnalino ed è diviso in due fasi. Una prima fase organizzativa di mobilitazione chiamata Levy, propedeutica si spera, per quella che sarà la seconda fase del turno, che è la fase di Campaign. Qui si vanno a fare cose pratiche sulla mappa, un po' di azione. Vediamo che i turni rappresentano anche delle stagioni intervallate dall'inverno. L'inverno non si combatte, l'inverno si verificano cose, c'è una fase speciale che andremo a vedere a un certo punto del video. Vi ricordo che metterò sempre i capitoletti nella barra di navigazione, così potete fiondarvi alla velocità della luce a chiarire dubbi. Il nostro calendar poi ci segna anche i victory points, possono essere un numero intero o decimale. In questo caso il romano ha 4,5 punti, il Seljuk invece ha 5 points. Torniamo in mappa. Abbiamo parlato di victory points, andiamo a vedere come si vince. Alla fine di uno scenario vincerà la fazione che avrà conquistato più victory points. Victory points come si fanno? Razziando il territorio, quindi ponendo questi ravage marker per il romano, per i Seljuks, valgono mezzo punto vittoria. Conquistando vari locals. Ogni sellino conquered per il romano vale un punto vittoria. Notare che per il giocatore Seljuk questo non equivale a nessun punto vittoria, ma sono comunque importanti nel corso della partita. Mezzo punto vittoria per il giocatore Seljuk, che ha l'opzione di demolire le fortezze dopo un'azione di storm e porrà il marker Ruins, valevole mezzo punto vittoria. Opzione non disponibile invece per il Roman player. Loot accumulato in inverno durante la fase Bounty del giocatore Seljuk. Ogni loot che riesce a far arrivare nel nostro sito viene posto nella casella Mosul e Baghdad e vale un victory point ciascuno. Strategic Objectives per il giocatore Roman, ognuno di questi completato e quindi reclamato viene posto nella Holding Box to Costantinopoli, ognuno vale un punto vittoria, ce ne sono 3 al massimo. Ci sono poi le condizioni di vittoria o sconfitta immediata, come negli altri titoli. Quando una fazione non ha più lord in mappa intendo la mappa giocabile, non il calendar, ha immediatamente perso. C'è poi la questione di Aleppo. Questa condizione di vittoria automatica è triggerata da un determinato evento che si trova nel mazzo di Hearts of War del giocatore romano. Quando questa è triggerata, il giocatore Seljuk che conquisti e tenga Aleppo fino alla prossima Winter Phase vincerà automaticamente la partita. Andiamo nella nostra mappa, che è caratterizzata da vari punti che sono chiamati locals, che sono di diversi tipi. Avremo infatti le cities, town, fort, unfortified settlements and wilderness. Antiochia è una city ed essa è una town. Romanopolis è un fort. Larissa è un unfortified settlement, mentre Lycandos è wilderness. In questi due tipi di locals non sono presenti strongholds, ovvero non sono fortificati. Cities, town and forts sono anche strongholds, ovvero essendoci una fortificazione presente possono essere assediate, assaltate, conquistate o anche demolite, buttate giù col segnalino ruin, mentre negli unfortified settlement wilderness praticamente possono solo essere razziati. Andiamo a vedere in dettaglio una stronghold. Prendiamo Antiochia, che è una city, tutte caratterizzate da un bollino su uno sfondo che determina la loro alleanza naturale di base. Antiochia di base è alleata al giocatore romano. Il numero indica la sua dimensione, ovvero il numero di lord che può ritirarsi al suo interno, il numero di lord necessari per proseguire alle opere d'assedio, il numero di lord che serve per
circondarla completamente, isolarla in modo da impedire azioni di foraggio da eventuali assediati. Oltre a questo, il numero di lord che possono assaltare contemporaneamente le mura, in tutti gli effetti la sua dimensione. Vediamo che su alcuni locales possono esserci poi questi alberelli che sono dei gardens. Questo rappresenta delle scorte di cibo, di sostentamento interne o comunque fortificate, che consente agli eventuali assediati di fare forage, nonostante siano completamente accerchiati, ovvero da un numero di lord pari almeno alla sua dimensione, a meno che sempre il locale non sia ravaged. Questo impedisce sempre l'azione forage, come vedremo. Il numero rappresenta inoltre i dadi che verranno tirati dai lord quando proveranno la surrender, ovvero la resa della città. Antiochia tirerà 3 dadi. Vediamo poi che in alcuni locali può esserci un'araldica. In questo caso l'araldica del signor Catatorius, il duca di Antiochia. Significa che è la seat di questo signore qui. Quando lui entra in mappa sarà posizionato sulla sua seat. Con la sua seat lui può fare cose, per esempio tassare o utilizzarla come una supply source, una fonte di approvvigionamenti. Questo numero inoltre ci indica il numero di segnalini conquered che verranno posti sopra la fortezza qualora presa dal nemico. Se i Selgiuchidi conquistano Antiochia, piazzano 3 conquered marker. Questi segnalini cambiano anche l'alleanza naturale del locale. Nella mappa avremo inoltre delle holding boxes, che sono Costantinopoli e la via per Mosul e Baghdad. La particolarità è che nessun lord nemico può entrarci e non possono essere assediate. Tornando a dare uno sguardo alla nostra mappa, vediamo che tutti i nostri locales si trovano in aree che sono naturalmente alleate ad una fazione o all'altra. Vediamo infatti il colore di queste linee. L'azzurrino delimita territorio di base allineato col giocatore Seljuk, mentre il colore porpora delimita il territorio del giocatore Roman. All'interno dell'area di influenza del giocatore Roman vediamo un'ulteriore suddivisione. Queste sono le tema, microregioni all'interno dell'impero romano. Ogni tema presenta anche una holding box per le temata markers. Questi cosa sono? Sono praticamente la milizia locale, l'area di reclutamento, il bacino di reclutamento locale. Queste sono truppe a tutti gli effetti. Cosa servono? Possono essere reclutate dal Roman Commander che si trova nella temata corrispondente, oppure possono fornire protezione contro il saccheggio nemico e possono fungere ulteriormente da guarnigioni, garrisons delle varie fortezze, strongholds, in caso di assedio. Vediamo nel lato sud della mappa c'è anche il Fatimid Caliphate, quest'area delimitata da una striscia, in generale dal colore verde. Questa è un'area particolare perché i luoghi sono friendly al giocatore romano, ma nonostante questo il giocatore romano non può mai ritirarsi dentro, fare withdraw dentro le fortezze e le fortificazioni di questi punti. Oltretutto l'azione forage non è mai automatica come nelle altre stronghold friendly per il giocatore romano. In caso di assedio, di attacco alle mura, verranno utilizzate le guarnigioni come se fossero fortezze selgiuchidi quando andremo a verificare nel nostro player aid quale guarnigione dispone la fortezza. Come vedremo, Aleppo è una città speciale, vari game events cambieranno il suo stato diplomatico, può triggerare una condizione di vittoria automatica per il Seljuk player e una cosa importante, nonostante il numero 3, per Aleppo si tireranno sempre 4 dadi quando si verificherà la sua surrender. Altra cosa da notare, quando i Selgiuchidi conquisteranno una stronghold e poi magari il giocatore romano la riconquisterà, la tratterà come una stronghold riconquistata nel suo territorio, quindi non porrà il suo segnalino conquered, ma semplicemente toglierà quello Seljuk. Vediamo poi che i vari punti sulla mappa, i nostri locales, sono collegati a varie linee in forma di roads, queste più chiare, le strade romane insomma, o questi scuri marroncini, i passes, che sono percorsi più accidentati o montani. Questo inciderà ovviamente sulla capacità di movimento dei protagonisti dei nostri match, che sono i lords. Vediamo che ci sono dei cilindri più alti, questi sono i commander, uno per ogni lato. Alparslan per il Seljuk,
Romano Diogene, quarto per il Roman Player. Commander hanno abilità particolari. Il giocatore romano ha un'altra opzione di comando, questo è perché quando Romano Diogene non si trova sulla mappa, il signorino Manuele Comneno, se è lui sulla mappa in questo momento, diventa Commander e il suo cilindro normale viene sostituito con la sua versione più alta. Se nessuno dei due si trova sulla mappa, la fazione romana non ha Commander. Come ogni lord rappresentato da un cilindro sulla mappa di gioco, se noi facciamo zoom in 1000x1000 su di lui, troveremo il suo game map corrispondente a lato del nostro tabellone in cui sono segnate tutte le sue truppe, i suoi assets, in forma di provendors, cards, coin o loot, eventuali vassalli che possono essere reclutati e fino a un massimo di 2 capabilities, abilità speciali, che possono essere assegnategli. Oltre a questo avremo i suoi valori, la sua fedeltà, il fealty, valore di servizio, il service, valore di lordship, importante nella fase di leva, e il valore di command, fondamentale nella fase di campaign. Bene, ora andremo a vedere un turno di gioco come al solito, analizzando le varie fasi e le possibili azioni, opzioni che ci vengono presentate. In ogni turno e in ogni fase agisce sempre prima il Seljuk Player, seguito poi dal Roman Player. Partiamo dalla fase Levi. Il primo step della fase Levi è lo step Arts of War. I protagonisti di questa fase sono ovviamente le nostre carte Arts of War, un mazzo per il Seljuk Player, un mazzo per il Roman Player. Andiamo ad analizzare come è fatta una carta Arts of War. È divisa in due parti, nella parte superiore c'è un event, nella parte sottostante troviamo una capability. I mazzi verranno mescolati. Nel primo turno di gioco, solo nel primo turno di gioco, mi raccomando, di ogni partita, verranno pescate 2 carte per mazzo e verranno implementate per le loro capabilities. Nei successivi turni di gioco invece verranno implementate per i loro events soltanto. Prima il giocatore Seljukide, una carta dopo l'altra applicate nell'ordine in cui sono state pescate, poi il Roman Player. Andiamo quindi a vedere come sono fatte queste capabilities. Possono essere delle capacità speciali e presentare per esempio un'araldica. In questo caso per esempio i Javelins potremmo assegnarli solamente a questi specifici lord, all'Emiro di Arran o a Savtekin. Alcune capabilities presentano la scritta any, queste possono essere assegnate a qualsiasi lord. Abbiamo delle altre capabilities con la dicitura all, queste sono capabilities assegnate all'intera fazione e influenzano il gioco per l'intera fazione. Praticamente come si assegnano? Nel caso dovessimo assegnare Javelins, metteremo questa carta sotto l'Emiro di Arran. Ogni lord può avere fino a 2 capabilities. Se ne avesse già 2 dovremmo dargliene una terza. Scartiamo semplicemente una delle precedenti capabilities e la facciamo ritornare nel mazzo. Una capability invece con la dicitura all verrebbe semplicemente invece posta tagged sotto il lato del tabellone in corrispondenza alla nostra fazione. Vediamo invece gli events. Quando dovremo applicarli semplicemente leggiamo e applichiamo l'effetto. Possono essere events che succedono subito, attenzione, events che dicono this campaign, magari tutta la durata di una campagna, e ci richiedono anche di piazzare magari un apposito marker che metteremo nel nostro calendar. Vediamo qui per esempio markers di altri eventi. Oppure possono essere events con la dicitura hold, semplicemente le teniamo in mano segreta all'avversario, pronti ad utilizzarla nel momento più opportuno. Si spiegano da soli, per esempio questa play during siege on fort. Bene, dopo la fase Arts of War ragazzi c'è la fase di pay, bisogna pagare. Torniamo quindi nel nostro calendar che oltre i turni, il turno corrente, la fase del turno in cui ci troviamo e i punti vittoria ci indica anche il termine di servizio dei nostri lord. Infatti ogni lord in mappa presenta un service marker corrispondente nel calendario. Questo indica il termine di servizio, il periodo per il quale esso ha la capacità di continuare le operazioni militari. Quando un service marker coincide con il turno corrente, questi lord possono andare incontro a disband, e ci sono 2 tipi di disband. Se coincidono con il turno corrente, possono essere soggetti a disband at service limit, che consiste nell'impacchettare tutte le cose, tornare a casa
per poi avere la possibilità di essere richiamati più avanti nel corso della partita una volta che hanno ricostituito le proprie riserve e mezzi. Altro tipo di disband, questo però molto antipatico, è se il segnalino di servizio si trovasse a sinistra del turno corrente. Vuol dire che sono rimossi permanentemente dal corso del gioco. Molto male. Fortunatamente si può pagare per prolungare il termine di servizio dei nostri lords. La pay phase viene verificata in due momenti durante il Levy Campaign: durante la fase Levy, nella fase pay, quella che stiamo vedendo, e poi, come vedremo, nella fase di campaign alla fine di ogni carta comando. Comunque il concetto è lo stesso, che spiegheremo ora. In questa situazione qui, fase pay, sarebbero questi tre signorini qui che andrebbero incontro a un disband at service limit. Fortunatamente però la situazione è rimediabile, perché c'è la possibilità di prolungare i termini di servizio di vari lord pagandoli con coin o del loot, bottino. Andiamo a vedere come funziona la cosa. Manuele Comneno insieme a signorino Catatorius in questo momento stanno allegramente assediando Amid, volendo mantenere la situazione, pensando che sia antipatico andarsene sul più bello, quindi decidono di prolungare il loro termine di servizio. Manuele Comneno pagherà un coin per prolungare di 90 giorni il suo termine di servizio. Il signorino Catatorius però non ha nessun coin, avrebbe un loot, ma non può pagare loot perché al momento si trova in un locale che non è friendly. Infatti Amid è Selgiukide. Il loot può essere utilizzato solo in friendly locales e oltre a questo chi lo utilizza non può essere assediato. Fortunatamente però i lords che si trovano nello stesso locale possono sempre condividere gli assets. In un moto di generosità il signorino Manuele Comneno spenderà un altro coin per prolungare il termine di servizio di Catatorius, rendendo felice anche il duca di Antiochia. Andiamo ad analizzare invece la situazione del lord normanno Roussel de Bailleul. Roussel de Bailleul non ha nessun coin, non ha neanche loot, non ha nulla, però si trova nello stesso locale del signorino Joseph Tarkaneiotes. Tarkaneiotes ha sia coin che loot, potrebbe prestare uno dei due al signor Roussel e pagare per lui. Mettiamo che gli spenda un loot, lo può fare perché entrambi si trovano in un locale che è friendly e non assediato. Il coin invece si può pagare ovunque, anche in locali non amici, come abbiamo visto prima qui con i signorini ad Amid. Attenzione, novità di Seljuk, mettiamo che a Manuele Comneno qui fosse avanzato un altro coin. Essendo un commander può sempre fare pagare per gli altri lord, indipendentemente dalla distanza in cui si trovino. Se Emanuele infatti gli avanzava un altro coin, c'era l'opzione di utilizzare il suo coin per pagare e prolungare il termine di servizio del signor Roussel, anche se non si trovano nello stesso locale. L'unica condizione è che il lord che deve ricevere il denaro non sia sotto assedio, altrimenti come gli arriva il denaro se è correttamente assediato? Ovviamente ragazzi, se Manuel Comneno aveva 1000 coin, potevamo scegliere di pagare anche 1000 coin e farlo andare verso l'infinito e oltre. Si può pagare quanto si vuole. Mettiamo che il signor Roussel qui non avesse i mezzi, nemmeno il comandante, non ci fossero i mezzi per prolungare il suo termine di servizio, oppure ci fossero come in questo caso ma decidessero di non prolungarlo, perché non è obbligatorio ragazzi, si può scegliere consapevolmente di prolungare il termine di servizio e fare disband per motivi strategici, perché magari siamo senza risorse e vogliamo ritornare più avanti carichi. Comunque cosa succede? Per un disband beyond the service limit il lord viene permanentemente eliminato dalla partita, dal gioco, mentre per un disband at service limit togliamo il suo service marker, decomponiamo il suo tappetino, facciamo ritornare le capability sul mazzo, togliamo gli assets e tutto via, mettiamo da parte. L'unica cosa che dobbiamo annotarci è il suo valore di servizio, perché andremo a togliere il suo cilindro dalla mappa e non andremo a mettere tante caselle avanti dal turno corrente quanto è il valore del suo termine di servizio. In questo caso è 2, quindi 1, 2 rispetto al nostro marker del turno in corso. Bene, dopo la fase pay è l'ora della fase di master.
Prima giocatore Seljuk, Lord per Lord, poi giocatore Roman, Lord per Lord, andranno a fare questa fase. Quello che ci interessa nella fattispecie, nella fase di Master, è il valore di Lordship di ciascun Lord. Questo determina praticamente i punti azione di ogni Lord. Ogni azione costa un punto di Lordship, quindi per esempio il signor Alp Arslan può fare 3 azioni di Master. La fase di Master viene espletata prima un Lord dopo l'altro senza mai mischiare le azioni. Quali possono essere queste azioni? La prima è prendere un card, un punto di Lordship, possiamo prendere un card, utilissimo. Un'altra azione è Levy Capability. Prendiamo il nostro mazzo di Hearts of War, andiamo proprio a scegliere una determinata capability e andiamo ad assegnarla a quel Lord. Un'altra azione è Levy Vassal. Vediamo i vassalli disponibili, se ce n'è uno a disposizione possiamo flipparlo indicando che abbiamo chiamato alle armi, aggiungendoci le truppe corrispondenti che ci dice. Un'altra azione che possiamo fare con un punto di Lordship si può provare a richiamare un Lord eventualmente disponibile per essere reclutato nel nostro calendario. Il nostro Handy Dandy Calendar infatti ci dice anche i Lord che possono essere reclutati. Se un Lord si trova nel corrispondenza del turno in corso o a sinistra di esso, è già pronto per poter rispondere alla nostra chiamata alle armi. Come si può fare questa cosa? Un punto di Lordship, andiamo a provare a richiamare il signor Sartekin, per esempio. Andiamo a vedere i valori di Filthy Rating del signorino Sartekin, che è 3. Vuol dire che tireremo un D6, un risultato di 3 o minore risponderà alla nostra chiamata alle armi. Se tireremo più di 3, niente, però avremo la possibilità eventualmente di riprovare ancora spendendo un altro punto di Lordship. Qualora rispondesse alla nostra chiamata alle armi, prenderemo il cilindro ed entrerà in gioco nella sua sit. Attenzione, se in questo momento la sua sit fosse per esempio Roman Conquered, noi non avremo la possibilità di provare a chiamare questo Lord anche se è pronto. Se però nella sua sit ci fosse un Roman Lord che sta bypassando, è possibile chiamare quel Lord ed entrerà in gioco all'interno della sua fortezza. Andremo poi a comporre il suo mat, il tappetino, metteremo i suoi vassalli, le sue truppe di partenza, i suoi assets di partenza e andremo a vedere il valore di service. Questo perché prenderemo il suo service marker corrispondente e andremo a piazzarlo tanti turni alla destra del segnalino corrente quanto è il suo valore di servizio, quindi 2, 1, 2. Come abbiamo visto prima, quando attrazione in Seljuk speciale per il Roman Commander solamente, con un punto di Lordship può fare un Levy temata, ovvero può chiamare tra le sue fila truppe del tema in cui si trova. Un punto di Lordship, un segnalino disponibile tra quelli disponibili si aggiungono alle sue fila. Andremo quindi a mettere il segnalino nel suo tappetino posizionando la truppa sopra. Mi raccomando, bisogna distinguere assolutamente le truppe del tema dalle altre. Quando queste verranno eliminate, verrà eliminato anche il segnalino del tema, che altrimenti avrebbe la possibilità di ritornare in mappa. Ragazzi, comunque la cosa più importante e fondamentale, un Lord per poter espletare la fase di Master deve trovarsi in un Unbesieged Friendly locale, ovvero un luogo che è friendly e non sotto assedio in quel momento. Bene ragazzi, dopo la fase Master c'è la fase Call to Arms, ma questa per non fare confusione, capire meglio, ne parliamo alla fine. Trovate sempre, mi raccomando, sulla barra di navigazione del video i vari capitoletti. Dopo quindi la fase Call to Arms, però la fase Levy è completa. Passiamo quindi alla seconda metà del turno. Flippiamo il segnalino e ci prepariamo per la fase di Campaign. Prima cosa controlliamo le carte Hearts of War, le capabilities che influenzano l'intera fazione, quelli con scritto All. Se ne abbiamo un numero maggiore dei Lord nella mappa, scartiamo l'eccesso. Dopo di questo andiamo subito a prendere le Command Cards, che sono le protagoniste della fase Campaign. Come sono fatte? Rappresentano l'araldica di un Lord e il suo valore di Command. Durante la fase campagna infatti ciascuna fazione comporrà un mazzo e alternandosi, partendo sempre dal giocatore Seljukide, procederanno una carta
per fazione finché i mazzi non saranno terminati. A quel punto terminerà anche la fase campagna. Quando una fazione pescherà una carta, andrà ad effettuare azioni con il corrispettivo Lord in base al suo valore di command. I punti di comando sono praticamente i punti di azione dei quali dispone. Alcune azioni costano un punto comando, alcune possono costare più di uno, alcune l'intera carta di comando. Di quante carte comando deve essere composto il nostro mazzo? Ce lo dice anche questo il nostro potente calendar. Per esempio, qui siamo in estate, 8 cards, fa caldo, si fanno cose. In autunno, in primavera, 7 cards. Andiamo a prendere quindi tutte le nostre carte comando e inseriremo quelle dei lord che ovviamente abbiamo in mappa a nostro piacimento. Ogni lord ha fino a 4 carte comando. Noi andremo a mettere proprio le carte anche nell'ordine che desideriamo e poi andremo a porre il nostro mazzo coperto, pronto per essere utilizzato. Quindi decideremo proprio il nostro ordine d'attivazione. In questo caso dico che con le prime 2 carte comando attiverò Catatorius, poi 4 di fila di Manuele Comneno, poi altri 2 di Catatorius. Qualora non avessimo abbastanza lord in mappa per raggiungere 8 carte comando, riempiremo l'avanzo con le carte no command. Qualora pescassimo la carta comando di un lord e nel frattempo questo è stato rimosso, eliminato dalla partita o non c'è più in mappa perché ha fatto disband, insomma, tratteremo quella carta come carta no command. Ci sono poi delle carte particolari, le treachery cards, una per il giocatore Selgiukide, una per il Roman player. Queste devono essere obbligatoriamente inserite nel mazzo se un tale evento si è verificato. Inserite. Quando questa verrà pescata, c'è la possibilità di effettuare un tentativo di corruzione verso quel specifico lord. Questo si fa attraverso un loyalty check. Anche questo lo andiamo a vedere alla fine per non fare casino. Una volta che i 2 mazzi comando sono stati composti, ogni lato ha la possibilità di designare dei lieutenants. 2 lord che si trovano nello stesso locale possono decidere di essere impilati per essere attivati assieme. Per esempio, il romano decide che Catatorius sarà il lieutenant di Joseph Tarkanetotes. Questi agiranno come un singolo cilindro, sono indivisibili e risponderanno solo alle carte di Catatorius. Se avete messo carte di Joseph Tarkanetotes, queste saranno trattate come carte no command. Alla fine della fase di campagna si divideranno di nuovo. Dopo aver composto il mazzo, disegnato i lieutenants, la fase plan è finita, si va alla fase command. Quindi prima una fazione poi l'altra rivelerà una carta, la prima del proprio mazzo comando, quella sopra, eseguirà azioni con quell'ord. Finita la carta ci sarà la fase di feed, pay, disband, poi toccherà all'altra fazione di fare le stesse cose fino a che entrambi i mazzi non sono finiti. A quel punto si passerà alla fase finale della fase campagna. Andiamo a vedere quindi le azioni che possono fare i nostri lords nella fase di command. Prima azione, march, ci muoviamo. Muoversi da punto a punto, un tratto di strada attraverso una road, costa un punto comando. Fare la stessa cosa però attraverso un pass costa più 1 punti comando. Quindi se Catatorius ha 2 punti comando, potrebbe fare 1 Larissa, 2 Sebasteia, oppure prendere l'intera attivazione ed andare fino ad Amid. Ma non è così semplice, bisogna sempre considerare cosa trasportiamo. Infatti possiamo muoverci senza impedimenti oppure trovarci nella condizione di laden, vuol dire essere appesantiti, sovraccarico. Quando siamo laden ci costa più 1 punti comando. Infatti se Catatorius fosse laden, avendo solo 2 punti comando, non potrebbe mai raggiungere Amid o Romanopoulos per esempio, perché costerebbe più 1 perché è attraverso un pass, più 1 ulteriore perché è anche laden, per un totale di 3 su 2 disponibili. Andiamo a vedere quando siamo laden. Siamo sempre laden quando trasportiamo del loot. Siamo inoltre laden quando abbiamo più provendors rispetto ai nostri cards. Se abbiamo più del doppio delle provendors rispetto ai nostri cards, invece non possiamo proprio muoverci. Fortunatamente, chiaramente, possiamo sempre scartare l'eccesso a piacimento per muoverci secondo i nostri bisogni. Uscire da una holding box, invece, ci consuma l'intera carta comando. Ricordiamo che un lord nemico non può mai entrare nella
holding box avversaria. Una forza composta interamente da Turkish Horse nelle sue truppe, per esempio il signor Afsinbeg qui, è un predone veloce, si muove velocemente, è solo Turkish Horses tra le sue forze. La sua prima azione di marcia di ogni sua carta comando, finché ha solo Turkish Horses come truppe, costerà -1 punti comando. Quindi lui, avendo 3 punti comando, potrebbe fare questo primo movimento spendendo 0 punti comando, perché è -1, poi 2, 3. Attenzione, questo luogo è friendly a Roman player, ma non è un fortified locale, quindi con l'ultimo punto comando potrebbe andare ad Aleppo. Aleppo è un fortified locale, è anche un enemy locale per il Selgiukide. Quando ci si muove dentro un enemy locale che è fortificato, ovvero c'è una stronghold, ovvero una location che presenta un numerino, oppure un segnalino romano di fort, come questo, a indicare che c'è un fort equivalente a un coso di valore 1, il giocatore che si sta muovendo si deve immediatamente fermare. È una scelta di fronte a sé. Può dichiarare che comincia l'opera di assedio ponendo un segnalino siege, oppure che si limita a bypass la location. Vuol dire ancora che non si accampa e non comincia le procedure d'assedio, ma si limita a circoscrivere, a controllare il perimetro della città. Qual è la differenza? Che se decidiamo di mettere siege, eventuali punti comando rimanenti vengono esauriti. Se invece mettiamo bypass e avessimo eventuali punti comando rimanenti, potremmo eseguire altre azioni che non siano march, muoversi ancora, in questo locale. Per esempio potremmo razziare o foraggiare o provare a fare supply. Quando ci troviamo in bypass, poi abbiamo la possibilità di fare un'altra azione, ci costa anche questo un punto comando, viene considerata un'azione di march, ma si chiama encamp, vuol dire proprio ci mettiamo, cominciamo le opere per assediare il posto in maniera seria. Infatti togliamo il bypass, mettiamo il siege, anche questo ci esaurirà eventuali azioni rimanenti della carta. Attenzione, se il signor Afsinbeg si dovesse muovere ad Aleppo, che è un enemy locale, ma in questo momento è già sotto assedio da un lord amico, oppure un altro lord potrebbe essere in bypass, non è necessario l'assedio, questo non blocca la marcia e potrebbe continuare fino, per esempio, al locale successivo, che in questo momento è nemico e quindi magari mette un siege. Ora vediamo una cosa interessante. Mettiamo che il signor Arizighi voglia muoversi fino a Melitene. Melitene è un enemy locale, è una stronghold. Lui decide quando arriva di piazzare il siege e finire così la sua attivazione. Attenzione, quando un Lord Siege in un tema piazza un siege, il giocatore Roman può scegliere di includere un numero qualsiasi disponibile di temata markers e assegnarli alla difesa della fortezza per rinforzare la sua garrison, la sua guarnigione. In quel caso saranno tolti dalla loro casella e assegnati a quella stronghold. In questo caso decide di metterli entrambi che vadano a rinforzare le difese di Melitene, però lasciando sguarnito il resto del territorio. Questi fungeranno, questi finché sono qui, saranno trattati a tutti gli effetti come garrison. Qualora Arizighi se ne andasse e quindi l'assedio venisse tolto, questi ritornerebbero immediatamente nella loro casella corrispondente. Aspettiamo che deve muoversi il romano, che è la carta del signorino Manuel Comneno. Manuel Comneno è un commander. Un commander, quando si muove, può portare appresso un qualsiasi numero di lord che si trovano in questo momento nel suo stesso locale. Quindi marciando potrebbe portarsi dietro i suoi amici e per esempio andare a Lykandos, poi qui decide di lasciare giù Catatorius, proseguire con un altro punto comando, per esempio fino a Caesarea. In questo caso qua lui decide di marciare verso Germanicheia, portandosi dietro gli amici. A Germanicheia però c'è il signor Arizighi. Il signor Arizighi deve compiere la scelta di restare, in quel caso si triggererebbe una battle, le battle le vediamo più avanti vedendo gli storm, oppure, dato che se la sta vedendo brutta, potrebbe fare una avoid battle, ovvero si ritira e si muove. Dove può fare questo avoid battle? Non certamente da dove è provenuto l'attaccante, quindi potrebbe andare a Lykandos oppure dall'amico Afsinbeg a Mop Suestia. Mettiamo che a Lykandos ci siano i normanni, nemmeno qui può andare perché non può andare verso
verso un lord nemico. Farà quindi Void Battle verso questa location. Il problema però è che qui prima si era divertito a razziare il territorio. Razziando il territorio si ritrova del loot nel suo tappetino. Un loot pone il lord sempre in una condizione di essere laden, appesantiti. La condizione invece principale per poter fare a Void Battle è essere unladen, cioè non appesantiti. Ha però la possibilità di scartare, lasciare giù tutto l'eccesso per potersi muovere. Quello che viene lasciato giù, in questo caso il loot, viene raccolto dal lord che sta facendo approach. Loro hanno fatto approach. Ora a Map Suestia potevo trovarmi in un'altra città, va bene, insomma. C'è Afsinbeg, sta facendo siege, perfetto, ok, un lord amico. Se non ci fosse stato nessuno, all'arrivo a Map Suestia, Arisigi non avrebbe potuto mettere un siege, ma è obbligato a fare bypass. Ora, mettiamo che avesse molti altri punti comando disponibili Manuel Comneno. Qualora li avesse, potrebbe continuare a muoversi e fare un altro approach sempre su Arisigi, che avrebbe le stesse scelte da compiere. Mettiamo che questa volta decida di restare, si triggererebbe quindi una battaglia. Mettiamo che la battaglia finisca, ovviamente andrà male probabilmente per Arisigi. Mettiamo che avesse ancora altri punti comando di rimanenza Manuel Comneno in un mondo fantastico, però ha combattuto una battaglia. La battaglia esaurisce, termina anche tutta la carta comando e l'attivazione del lord, quindi eventuali punti comando in eccesso vengono esauriti. Mettiamo che Manuel Comneno si muova e faccia questo tipo di approach a Map Suestia, ma qui ci sono sia il signor Afsinbeg che Arisigi. E Map Suestia è stata conquistata, è Seljuk friendly. Loro non se la sentono di ingaggiare battaglia, quindi decidono di fare withdraw dentro Map Suestia. Il problema è che Map Suestia è un fort e ha una dimensione di 1, non ci stanno entrambi, quindi potrebbero decidere di ritirarsi entrambi andando a Tarsos, oppure decidere di ritirarsi a Tarsos solo a Arisigi, mentre Afsinbeg decide di fare withdraw a Map Suestia, cioè entrare dentro le mura della fortezza friendly. Ovviamente loro, una volta arrivati qui, potrebbero decidere se mettere un siege oppure un bypass. Bene, questi sono i tipi di movimento. La cosa importante è che alla fine di una carta comando tutti coloro che hanno mosso vengono tacciati di questo segnalino qui. Move fault. Hai mosso, combattuto, ti devi nutrire. In questo caso qui era l'attivazione di Manuel Comneno. Tutti questi lord sono mossi con lui. Attenzione però, perché anche il signor Arisigi si è mosso, quindi anche lui ha bisogno di essere nutrito. Il signor Afsinbeg però ha fatto un'operazione di withdraw, è semplicemente entrato nelle mura in una location in cui già era presente. Questo non conta, non merita il move fault. Lui è a posto, non deve essere nutrito. Cosa magna questa gente? Provenders oppure loot. Quanto magnano? Una provender ogni 8 truppe. Lui ne ha 7, quindi ne consuma una. Da 9 a 12 2, da 13 a 16 3, 17 o più 4 provenders o loot. Ragazzi, il signor Catatorius ha un problema, non ha nessuna provender. Il signor Manuel Comneno non ne ha da prestare, perché l'unica che aveva l'ha utilizzata per nutrire i suoi. Stessa roba il signor Joseph. Se non si può nutrire un proprio lord, il marker di servizio subisce uno shift verso sinistra. È finita la carta comando, controlliamo sempre il pay disband. In questo caso purtroppo il signor Catatorius coincide col turno in corso, quindi bisogna vedere se si può fare pay per lui. Fortunatamente il signor Joseph ha un coin con sé, quindi dato che è collocated con lui deciderà di spenderlo per prolungare il suo termine di servizio. Quando i lord si muovono assieme, ricordiamoci, i lord possono sempre share the assets. Quindi per esempio, se lui ha dei provenders ma non ha i cards o non ne ha di sufficienti, si contano sempre tutti i cards di tutti i lord che si stanno muovendo, come anche tutti gli assets. Se uno solo di loro avesse un loot, l'intera comitiva sarebbe laden. Vediamo un'altra azione, l'azione di Sally. Tocca a Afsinbeg, viene rivelata la sua carta, lui decide in un moto suicida di fare Sally. Cosa vuol dire? Uscirà fuori dalle mura e attaccherà, insomma, gli assedianti. In quel caso là ci sarebbe
una battle, e i siege work fungerebbero come protezione per i difensori, con la stessa funzione, principio di come funzionano le mura, che vedremo poi nell'azione Storm. Se l'attaccante perde, si deve ritirare di nuovo dentro le mura della fortezza e fare un altro withdraw. Comunque vada, i siege works, se più di uno, possono essere fino a 4 in un luogo, vengono ridotti a 1. Il Sally trigger la battaglia e quindi move fought. Bene ragazzi, altra azione disponibile è l'azione di Siege. Ci eravamo lasciati qui in questa situazione che ha da mid il signorino Manuele Comneno assieme al duca di Antiochia Catatorius erano giunti ad Amid e hanno quindi posto un segnalino Siege. In una successiva attivazione, con un'azione di Siege, possono continuare la loro opera. Per prima cosa c'è la possibilità di tirare per la Surrender. Non è obbligatorio, ma in questo caso decidono di farla. Non è obbligatoria perché magari hanno paura che abbia successo e loro progettano di prenderla con la forza per fare bottino, ma in questo caso decidono di farla. L'azione di Surrender consiste di tirare un numero di dadi pari alle dimensioni della Stronghold che si sta assediando, eccezione lei può tirare sempre 4 dadi anche se è di dimensione 3. Con questo numero di dadi deve fare con tutti un risultato pari o inferiore al numero di Siege Markers e di Ravage Markers in quel locale. In questo caso con entrambi i dadi dovranno fare 2 o meno. Se il test passa e quindi la città si arrende, in questo caso si pongono tanti Conquer Markers pari alla dimensione del luogo, si aggiustano i Victory Points. Se falliamo la Surrender e abbiamo un numero di Lord pari superiore alle dimensioni della Stronghold, che in questo caso è 2, quindi sì, avanziamo i lavori d'assedio fino ad avere un massimo possibile di 4 Siege Markers. Va da sé che i successivi tentativi di Surrender saranno sempre più semplici. Quindi per tirare la Surrender non è necessario che i Lord siano di numero pari o superiori alle dimensioni della Stronghold, ma questo è necessario solo per avanzare i lavori. L'azione di Siege, ragazzi, costa l'intera carta comando e tutti i Lord in quel posto vengono tacciati del segnalino Moved Fort. Tutti i Lord vuol dire che ci potrebbero essere per esempio dei Lord nemici assediati dentro la fortezza. Quando c'è un Lord nemico dentro la fortezza non si tira mai per la Surrender si tira quando è vuota. Comunque quando facciamo l'azione di Siege, quando c'è anche Lord dentro, anche lui è costretto a mangiare. Prendiamo questa situazione, signorino Arslan conduce i suoi amici a Melitene, la mette sotto assedio, signor Joseph Tarkanetotes si ritira all'interno e era stata richiamata anche una temata per rinforzare la garrison all'approccio dei Selgiukidi. I Selgiukidi, spazientiti, dopo un paio di turni, dichiarano che vogliono fare Storm the Walls, azione di Storm, ragazzi. Questa costa un punto comando, ma quando è eseguita esaurisce l'intera carta e eventuali altri punti comando rimanenti. Quello che facciamo è mettere il nostro segnalino Storm su Melitene e trasferirci sul Battle Mat. Attacker, Defender, gli attacker sono i Selgiukidi, ovviamente Defender è un Roman player. Abbiamo qui la Garrison. Infatti andiamo a vedere che Melitene è una town. La town dispone di una garrison di una milizia per il Roman. Una town può ospitare inoltre fino a 2 temata markers. Abbiamo poi nel primo round di battaglia schierati il Lord che sta eseguendo l'azione di Storm, che l'ha eseguita. Lo mettiamo al centro, contrapposto al Lord difensore. Eventuali altri Lord vengono messi all'inizio in riserva. Possono entrare in round successivi uno alla volta fino a un massimo della dimensione dal locale. Ci sono poi Siege Works che abbiamo pazientemente costruito. Questi cosa servono? Intanto fungono a una protezione tanto più alta quanti più sono. I Siege Works inoltre determinano il tempo che abbiamo per tentare di prendere il posto. Ogni Siege Work ci garantisce un round per farlo. In questo caso l'azione di Storm può durare al massimo 2 round. Se non l'abbiamo presa entro quel turno dobbiamo ritirarci e riprendere la procedura d'assedio. Ovviamente ogni stronghold ha le sue mura e nel caso di una town ci garantisce una protezione da 1 a 4, quindi i colpi del nemico devono sempre testare e fare 5 o 6 per vedere se superano le mura e vanno a ferire il nemico. Le storm si divide in 2 fasi, c'è la fase di tiro e la fase di melee
Nelle battaglie che non sono storm, battaglie campali, c'è anche una fase intermedia che viene subito dopo il tiro, cioè la fase di cavalry. Qui la cavalry non c'è perché ovviamente quelli a cavallo smontano e vanno a piedi, combattendo una fase di melee. In ogni fase colpisce prima il difensore, l'attaccante assorbe i colpi e poi tocca all'attaccante rispondere e eventualmente sarà il difensore a assorbire i colpi. Partiamo quindi con la fase di tiro. Il concetto è che si totalizzano tutti i colpi dei pezzi, i colpi vanno a segno in automatico, quello che subisce dovrà tentare di assorbire per il valore di armatura, se incassa bene, altrimenti i pezzi vengono messi in rotta. Poi alla fine della battaglia dello storm, in questo caso, si vedrà se sono permanentemente fuori combattimento o riescono a recuperare. Fase di tiro, quindi totalizziamo i colpi del difensore. Nella garrison, la milizia e anche i temata, che sono tutti gli effetti trattati come garrison, quindi in questo caso abbiamo due milizie, hanno mezzo colpo l'una di tiro, inoltre scelgono i bersagli e danno un malus di -1 all'armatura per il nemico, quindi mezzo più mezzo è già un colpo. Signor Joseph, vediamo che ha due ottime tagmata che fanno mezzo colpo l'uno e un Turkish Horse, questo fa un colpo, quindi avrà 1, 2, 3 colpi. Questo colpo qua lo dovremo differenziare perché dà un malus di -1 all'armatura del nemico, oltre a selezionare il bersaglio. Quello che si fa è quindi vedere questi 3 colpi se superano i siege works del giocatore turco, quindi tiriamo i nostri 3 dadi corrispondenti ai 3 colpi, vediamo che 2 passano, 1 invece, fatalità quello differenziato, si pianta sui siege work. Ora Arslan dovrà tentare di incassare questi 2 colpi. Per farlo andrà a vedere i suoi pezzi e valuterà il loro valore di armatura. I Turkish Horse normalmente sono unarmored, ma avendo questa capability i suoi hanno armor 1-3 fino a che 3 di loro non sono rooted. Rooted vuol dire che sono stati messi in rotta e vengono messi qui. Ha poi 2 pezzi di Gulan Cavalry, questi qua hanno 4 d'armatura. Quindi questi 2 colpi tenterà di subirli con la Gulan Cavalry. Un pezzo potrebbe assorbire anche tutti i colpi, possiamo testarli singolarmente. In questo caso però, dato che abbiamo 2 colpi, decidiamo di assorbirli entrambi con la Gulan Cavalry che ha 2 pezzi, tiriamo direttamente 2 dadi, diciamo che uno va qua e uno va qua. Il loro valore armatura è 4, vuol dire che per assorbirli devono fare 4 o meno, hanno assorbito entrambi i colpi. Se uno passava, l'unità andava rooted, non partecipando più al combattimento. Ora toccherebbe la pioggia di frecce turche, la Gulan Cavalry tira per mezzo, loro tirano tutti per 1, quindi sono 7 colpi, che devono però passare le mura di Melitene. Il valore delle mura di Melitene è 4, quindi passano con il 5 o 6. I colpi eventualmente che passano, viene deciso dal difensore con cosa assorbire, bisogna però prima assorbire con la garrison, così come sempre l'attaccante, ragazzi mi raccomando, deve prima tentare di assorbire i colpi con le unità armored che hanno armatura. Bene, dopo la fase di tiro c'è la fase di melee. Se questa fosse una battle e non uno storm, ci sarebbe la fase di cavalry, ma qui la cavalry smonta, viene trattata come fanteria e quindi colpisce i melee. I valori di armatura e di corpo a corpo di ogni unità la troviamo in comodo player age, sono tutte le unità con le robe. Quindi prima a destra il difensore colpirebbe, ogni colpo deve superare il siege works, quelli che passano bisogna provare a assorbire, poi risponde l'attaccante, bisogna superare le walls, i colpi che passano bisogna assorbire. Il difensore assorbirà sempre prima con la garrison, l'attaccante sempre prima con le unità che hanno armor, che non sono unarmored. La particolarità dello storm è che ogni lord può infliggere un massimo di 6 hits. La garrison è esclusa, quindi lui può fare, se ce le ha, 6 hit con questo lord più i colpi della garrison. Dopo il primo round di battaglia andiamo al secondo, si riparte. La prima fase è reposition. Qui sì, se ci sono lord in riserva e la dimensione della stronghold lo consente, in questo caso sì, può portare un altro lord e quindi in questo caso combatterà anche l'emiro di Harran. Stesso procedimento, si aggiungeranno i colpi di questo lord qui in tutte le fasi. Per assorbire
Inoltre c'è la possibilità da parte dell'attaccante se scegliere anche truppe sue o sue. Questo perché sta fiancheggiando questo lord, si chiama. Se ci fosse stato un altro lord a difendere, ognuno è contrapposto all'altro e quindi si fronteggerebbero, i suoi colpi andrebbero a quello direttamente contrapposto e viceversa. Mentre quando si fiancheggia si può decidere di assorbire al posto del lord direttamente contrapposto. Alla fine di ogni round c'è anche la possibilità di cessare l'attacco e quindi si ritorna nella situazione di prima in mappa identica. Quando ragazzi un lord ha tutte le sue truppe rooted, anche il lord è rooted, si rimuove immediatamente dal tappetino, si va a Melitene e controlliamo che fine fa alla fine dello storm, che alla fine dello storm bisogna vedere queste truppe si recuperano. La garrison si rigenera sempre. Mettiamo in questo caso l'attaccante non è riuscito a prenderla, la garrison si rigenera sempre ragazzi, quindi il prossimo assalto c'è di nuovo dalla garrison come prima. I nostri lord però devono andare a vedere cosa succede alle loro unità che sono andate rooted. Nella fattispecie bisogna tentare di recuperarle. Come si recupera un'unità? Unità per unità bisogna tirare un dado ed è come provare ad assorbire un colpo, ovvero se tiriamo un risultato pari o inferiore al loro valore d'armatura, l'unità riuscirà a recuperare. Se invece tiriamo un risultato superiore al loro valore d'armatura, verranno permanentemente rimosse. Nel qual caso tutte le unità non riuscissero a recuperare, quindi tutte verrebbero rimosse, anche il lord verrebbe immediatamente eliminato dal gioco. Niente di sband robe, eliminato ragazzi. La particolarità però negli storm è per l'attaccante le sue truppe recuperano solo con un risultato di 1 al tiro di dado, indipendentemente dal loro valore d'armatura. I difensori invece recupera col loro valore d'armatura normale. Ovviamente ragazzi lo storm hanno mosso combattuto tutti quelli nel luogo e quindi tutti move default, ergo devono mangiare. Ragazzi, se i Selgiukidi fanno storm the walls e hanno successo, hanno due opzioni disponibili: opporre conquer markers pari alla dimensione del luogo, oppure se si sentono abbastanza dispettosi possono decidere di raderla al suolo, metteranno il segnalino ruins valevole di mezzo punto vittoria. Dove c'è il segnalino ruins ragazzi non c'è niente. In ogni caso prenderebbero le spoils. Quando si conquista con lo storm una stronghold prendiamo tante spoils pari al nostro handy dandy player aid, che ci dice soprattutto. C'è una particolarità importante riguardo agli storm: quando una fazione riconquista attraverso uno storm, riconquista una stronghold che è di base naturalmente alleata e amichevole a lui, ovvero l'alleanza stampata, e questa precedentemente era stata razziata nella stessa fazione e quindi presenta un segnalino Ravage del suo colore, quando la riconquisterà solo attraverso lo storm, ragazzi, non la surrender, toglierà quindi i segnalini Conquer della fazione opposta, non metterà i suoi, ma il segnalino Ravaged, se del suo colore, verrà flippato dando mezzo punto alla fazione avversaria. Questo solo in strongholds riconquistate in territori originariamente della sua stessa alleanza. Cosa succede se ci fosse un approccio, una situazione di questo genere? Che arrivano i rinforzi, l'imperatore romano Diogene va a Melitene per vedere anche lui a unirsi alla festa. In questo caso qua avremo il signor Joseph assediato dentro la fortezza, i Selgiukidi che stanno assediando e il lord che viene incontro. I Selgiukidi hanno la possibilità di fare avoid battle, andare via e quindi l'assedio verrebbe tolto, oppure di rimanere e accettare battaglia, quindi avverrà una battle che si chiamerà di Relief Sally. Questa è come si presenterebbe la situazione. Abbiamo Romano con i suoi amici che stanno attaccando ovviamente i Selgiukidi che stavano intanto assediando la fortezza. Abbiamo il lord Joseph che era dentro Melitene che è uscito a dar manforte, a dar battaglia. Non siamo obbligati a far uscire anche il lord già assediato per unirsi alla battaglia. La guarnigione ovviamente sta dentro. Troviamo i Siegeworks. Le mura di Melitene sono dietro a Joseph in questo caso, dove c'è la mia pinzetta. Joseph uscendo dalle mura incontra i Siegeworks, infatti i suoi colpi dovranno sempre superare la protezione dei Siegeworks. Loro sorbiranno
faranno colpi come se stessero fiancheggiando, quindi decidono, mentre gli attaccanti colpiscono direttamente il lord a loro contrapposto. Se ci fossero stati eventuali altri lord Seljouks che quindi non stavano in una di queste posizioni, fossero stati in riserva, questi avrebbero fronteggiato direttamente il lord che sta facendo Sally, che è uscito dal Melitene, combattendo come retroguardia. Questa è una battle, quindi ci sono le 3 fasi: missile, cavalry e melee. La battle quando termina, quando tutti i lord di un lato sono stati messi in rotta, oppure quando un lato dichiara una pursuit. All'inizio di un round infatti si può dichiarare la pursuit, vuol dire che ci si sta ritirando, però una certa coesione, ordine. Questo determinerà che questo sarà l'ultimo round della battaglia e i colpi che partiranno dall'attaccante verranno dimezzati. Quando è finita una battaglia e si ritorna in mappa, ora mettiamo che hanno vinto i Romans e quindi i Selgiukidi devono ritirarsi, il locale non ha più assedio, devono farlo secondo le regole della ritirata classiche, quindi mettiamo che si ritirano ad Amid. Il fatto è che quindi non possono ritirarsi Leiden, tutto quello in eccesso che hanno per ritirarsi Leiden lo lasciano lì. Se hanno dichiarato pursuit si limitano a quello. Se non hanno concesso e non avessero dichiarato pursuit, lascerebbero tutti gli assets, tutti ragazzi. Che eventuali lord che non hanno recuperato tutte le loro truppe rutide adesso si trovano senza truppe, quindi sono stati eliminati permanentemente dal gioco, lasciano ovviamente tutti gli assets al nemico. Altro motivo per dichiarare pursuit e quindi concedere è che puoi recuperare le truppe secondo il tuo normale valore d'armatura. Se non lo dichiari e perdi, li recuperi solo col risultato di 1 al tiro del dado, come nello Storm per l'attaccante. Ogni lord che poi è stato sconfitto ed è stato costretto a ritirarsi deve tirare un dado. Questo perché per vedere i risultati, il riverbero della sconfitta. Con il risultato di 1, 2 o 3 il suo service marker subirà uno shift verso sinistra, riducendo quindi il suo tempo di servizio. Con il risultato di 4, 5 6 invece 2 shift. Quando è che un lato, una fazione perde lo scontro? Quando tutti i suoi lord sono rooted, il che succede quando tutte le truppe di un lord vanno rooted. Questo viene rimosso dal battle mat e riposizionato in mappa nella location dove si trova. Chiaramente poi alla fine della command card, e una battaglia determina sempre la fine della command card, andiamo a verificare sul calendario il termine di servizio col turno in corso e c'è la possibilità di fare pay oppure disband. Manco a dirlo, tutti quelli che hanno combattuto vengono tacciati del segno di un mood fault. Dopo una battaglia tutti i partecipanti devono mangiare, nutrirsi o subirne le conseguenze. Andiamo a vedere poi la prossima azione, l'azione di supply, come ci si procurano queste provendors. Tocca al signor Alp Arslan, che si trova qui allegramente a Kelzene, fa un'azione di supply. L'azione di supply, prima cosa bisogna individuare la propria supply source, che per ogni lord è la sua sit, quindi è qui ad Ani. Andiamo a vedere se abbiamo una nostra supply route. Normalmente non può attraversare un luogo nemico, ma in questo caso è garantita da un lord amico che sta bypassando, o se no assediando, quella location, quindi controlla il perimetro esterno e consente il passaggio di rifornimenti. Un lord nemico, una fortezza nemica, altrimenti blocca sempre la nostra supply route. Dopo di questo dobbiamo vedere se abbiamo abbastanza cards, mezzi, insomma, per portare la nostra provender fino a Alp Arslan. Ogni sit che colleghiamo ci dà una provender. Quanti cards ci servono? 1 per ogni tratto di strada che attraversiamo, 2 per i passi. Il nostro Alp Arslan ha 3 carri, ognuno è assegnato a un tratto di strada. La nostra provender può tranquillamente arrivare fino a Kelzene. Bene, ma possiamo fare le cose ancora in modo più intelligente. Attraverso una capacità speciale Marwanid Alliance c'è la possibilità di rendere questi locals delle sit temporanee fino al prossimo inverno per i Lord Seljukidi, solo allo scopo di supply source o come sit da considerare nella fase bounty invernale. Quindi noi selezioniamo entrambi le sit. Il problema è che Alp Arslan da solo ha solo 3 carri, mentre ce ne servirebbero altri 1, 2, 3, 4 carri per collegarla fino a Kelzene. Fortunatamente i lord nello stesso locale amici possono share gli assets, quindi gli amici qui hanno altri 2 carri a testa, un totale di 4, e possono assegnarli
quindi ha la sede di Maya Farinklin. Un carro qui, un carro per provvista per Way, ragazzi, un altro carro ci serve qui ce ne servono 2 perché è un pass, quindi facciamo arrivare questa provvista da Maya Farinklin qui fino a Kelzene e un'altra provvista da qui con un singolo punto comando, una singola azione di supply. Very nice. Altro modo per procurare cibo è l'azione di forage. Se facciamo forage in una location che è una friendly stronghold, ragazzi, è automatico. Un'azione forage, un punto comando, una provender. Se lo facciamo in un luogo però ostile oppure anche amico ma che non ha una stronghold come Anzitene, dobbiamo tirare un D6. Se facciamo da 1 a 3 otteniamo la provender, 4, 5, 6 niente. In un luogo ravaged non si può mai fare l'azione forage, già stato bruciato tutto. Un lord che si è ritirato dentro una fortezza amica momentaneamente assediato può fare forage se gli assedianti non sono in numero pari o maggiore alle dimensioni del luogo, quindi non stanno circoscrivendo e isolando completamente il posto. Se però gli assedianti lo stessero facendo, fossero in numero sufficiente, può comunque fare forage in strongholds dove c'è questo alberello qui, dove ci sono i gardens, perché sono riserve fortificate, nascoste, protette, sempre a meno che il locale non venga ravaged. Questo impedisce sempre l'azione di forage. Hanno bruciato anche queste. Altra azione che possiamo fare, ragazzi, è ravage. Un punto comando, un'azione di ravage. Se il giocatore Selgiukide fa questa cosa in un tema, il giocatore romano ha l'opportunità di provare a intercettare i razziatori con la milizia, la garrison del territorio, la temata. Quindi se vuole può commettere uno di questi segnalini e provare a impedire il discorso. Quello che dovrà fare sarà tirare un tiro protezione come per assorbire un colpo, valutando l'armatura del pezzo corrispondente che sceglierà, in questo caso un pezzo di infantry che ha un'armatura 1-3. Se assorbe il colpo, il ravage fallisce. Se invece non riesce ad incassarlo, il luogo sarà razziato e il temata marker permanentemente eliminato dalla partita, scoprendo quindi il territorio. In alternativa, un Lord Selgiukide può decidere di spendere 2 punti comando, quindi impegnarsi alla grande, per far riuscire automaticamente il suo saccheggio. Dal saccheggio si ottiene una provender e se il locale è anche fortified, c'è una stronghold, anche un loot. L'importante è che ogni locale può essere obiettivo di ravage solo una volta per carta comando, quindi se fallisce il primo saccheggio a Kelzene non può provare ancora a saccheggiare a Kelzene. Abbiamo poi l'azione tax. Tax cosa serve? Serve a fare i coin. Un lord nella sua set può fare l'azione di tax, costa l'intera carta comando e prendi però un coin. Ragazzi, però è importante, per fare tax il posto non può essere ravaged. Roman Commander, attenzione, può fare tax anche fuori dalla sua set in un tema. Importante è che questa stronghold, può farlo solo in una stronghold, non sia ravaged ovviamente. Farà l'azione di tax, costerà ovviamente l'intera carta comando, varrà per lui un coin, ma porrà segnalino ravaged su di esso, dando points all'avversario. Un Roman Commander poi in un tema con un punto comando può effettuare un'azione di recruit, ovvero prendere un temata marker tra quelli disponibili e aggiungerli alle sue truppe, piazzandoli nel suo Lord Mat. Ovviamente, ragazzi, bisogna sempre ricordarsi di distinguere questa truppa dalle altre del suo tappetino, perché qualora questa fosse permanentemente eliminata, anche il marker verrebbe permanentemente eliminato. Infine, l'ultima azione disponibile, l'azione di pass e non fare niente. Esauriti poi le carte comando delle due fazioni, c'è la fase di fine campagna.
bisogna verificare innanzitutto se il gioco Game Ends, se era last turn of the scenario, si contano i punti vittoria, si vede il vincitore. Se questo era la fine di un turno di primavera, c'è la fase di grow. Cosa vuol dire? I raccolti crescono, quindi entrambi i giocatori, Seljuqide sempre prima, riduce a metà arrotondata per eccesso i segnalini Ravaged avversari in mappa, aggiustando quindi i punti vittoria. Poi c'è una fase di repairs. Se c'è un assedio in corso che ha 3 o 4 siege markers, questi vengono ridotti di 1 perché quelli dentro la città non stanno inoperosi, insomma. Poi c'è una fase di wastage, di deperimento. Prima il giocatore Seljuk, poi il Roman player, lord per lord, andrà a verificare i suoi assets. Se ha più di uno di un qualsiasi asset, elimina un asset a sua scelta. Lui ha più di uno di tutto perché ha 2 carte, 2 provendors, 2 cards, quindi può eliminare una di queste cose, decide di eliminare una provendor, ma potrebbe scartare anche una card per esempio. Poi c'è una fase di reset, ragazzi. Roma Commander intanto, se ha ingaggiato, reclutato delle temata markers nella sua fase di campaign, ha la possibilità di tenerle con lui pagando un coin per tema. Quindi anche se ha 2 temata markers dello stesso tema reclutate, paga un coin per entrambe. Se non paga, ritorna questi markers nella loro posizione adibita corrispondente del loro tema. Dopo di questo, se nella mappa ci sono dei lieutenants, si staccano e ritornano divisi. Si possono scartare qualsiasi Hearts of World cards, sia capabilities che eventi tenuti in mano. Gli eventi che hanno this campaign ovviamente finiscono il loro effetto, ritornano nel mazzo, e poi, a meno che non sia inverno, si prosegue, si gira il segnalino e si avanza al turno successivo. Se è inverno invece andiamo a vedere come funziona la Winter Phase. Per prima cosa, se l'evento Aleppo Independence è stato giocato e triggerato il suo effetto e Aleppo in questo momento si trova Conquered per il giocatore Seljuk vince automaticamente. Poi c'è la fase Bounty, un Lord Seljuk che può tracciare un percorso di locales che possono essere rovine, wilderness, insediamenti non fortificati, quindi unfortified settlements, o friendly strongholds, oppure strongholds che sono nemiche però sono correntemente bypassate o assediate da un lord amico. Puoi tracciare un percorso fatto di questi locales fino alla seat di un lord. Questo lord può ottenere un punto vittoria per ogni loot nel suo tappetino, ma solo fino al numero di carri che lui e i lord che sono co-located, che sono nello stesso locale con lui, possiedono attualmente, perché i lord possono sempre fare shared assets. Mi raccomando, i carri non devono essere assegnati a una way come durante l'azione supply. Il loro numero limita soltanto la quantità di bottino che può essere ottenuto in questa fase. Ogni bottino, quindi valido per questi termini che abbiamo detto, viene trasferito dal game mat di quello lord alla casella Mosul e Baghdad e aggiustate i punti vittoria, un punto per loot. Si verifica poi la Seljuk Unity. Questo è un valore che ci viene dato dal nostro scenario e che dobbiamo verificare in questa fase invernale. Bisogna contare il numero di locales che presentano segnalini Seljuk azzurri, nello specifico segnalini Ruin, segnalini Conquered o Ravaged. Mi raccomando, un locale, anche se ha 1000 segnalini Conquered, vale per 1, perché nel senso che il locale ha quel tipo di segnalino. Facciamo il conto e confrontiamo con il valore di Seljuk Unity. Se il numero di locales con questi segnalini è inferiore al valore, il giocatore Seljuk perde punti vittoria pari a differenza, rimuovendo sempre prima loot dalla holding box to Mosul e Baghdad, se presente, e poi posizionando segnalini punti vittoria, Conquer Markers, dei Romans nella holding box di Costantinopoli. Successivamente, se guadagni punti vittoria con la Seljuk Unit, rimuoverai prima i Conquer Markers dalla holding box to Costantinopoli per poi mettere loot. Poi c'è lo step Winter Quarters. A meno che una capability non permetta al giocatore o un lord di ignorare questa fase, bisogna riportare tutti i lords alle loro seats, però unladen, scartando qualsiasi asset in eccesso. Se la seat di quel lord
lord è conquistata dal nemico, lo mettiamo nella nostra holding box della fazione. Dopo di questo ogni lord riduce il suo numero di carri a metà arrotondata per eccesso. Dopodiché rimuoviamo qualsiasi Marwanid Alliance Sith che eventualmente abbiamo messo con la capability. E infine, roba che ogni tanto ci si dimentica, Aleppo Diplomacy. La fattispecie, se c'è il segnalino Independent Aleppo nella mappa, tiriamo un dado, con il risultato di 1 o 2 lo rimuoviamo. Da 3 a 6 invece rimane Call to Arms, finalmente. Vediamo come gira sto discorso qua. Ogni fazione ha diverse opzioni e sceglierà una sola di queste durante il Call to Arms. Partono sempre prima i Seljuk, poi i Romans. Vediamo il Seljuk cosa può fare. Allora, intanto ha due cose legate a due capabilities. Può scegliere il Deep Raids, quindi la carta è questa, si spiega da sola, reclamate questa cosa se potete. Altra opzione, Marwanid Alliance. Durante il Call to Arms il Seljuk player può scegliere di trasferire un coin dalle risorse di Alp Arslan Commander a questa carta, oppure spendere un qualsiasi numero di coin dalla carta Marwanid Alliance e per ogni moneta spesa rendere il locale di Hamid o Mayafarikin, lo vedete perché c'è la stellina kurda sulla mappa, rendere uno di questi due una seat per i Lords Selgiukidi fino alla fine della prossima fase invernale. Attenzione però, questa seat, cioè non puoi fare tax, può fungere solo da supply source, quindi per l'azione supply, oppure per il bounty nella fase di winter. Chiarimento però, se entrambe fossero Sith Seljuk tramite questa capacità, solo una alla volta può essere scelta come supply source. Poi, altra opzione per il giocatore Seljuk è il loot. Se lo desidera, infatti il giocatore Seljuk può rimuovere un segnalino loot dalla holding box to Mosul and Baghdad, modificando i punti vittoria, mi raccomando. Questo per far spostare un cilindro di una casella, quindi verso il turno in corso, verso sinistra, di un Lord Selgiukide nel calendario. Passiamo ora alle opzioni per il Roman player. La prima è una capability Empress Eudokia. Il giocatore Roma può posizionare il segnalino Empress Eudokia dalla carta alla sua holding box. Questo per far cosa? O spostare un cilindro di un Roman Lord di una casella nel calendario, quindi verso sinistra, verso il turno in corso, e quindi rendendolo reclutabile prima praticamente, oppure diminuire di una casella il termine di servizio di un Lord con Sith a Costantinopoli per aumentare il servizio di Romano Diogene IV di una casella nel calendario, quindi diminuite il service di un Lord per aumentare il service dell'imperatore in pratica. Altra opzione è lo Strategic Objective. Se lo desidera e se un Roman Commander si trova a Costantinopoli, il Roman player può prendere un segnalino Strategic Objective dalla sua riserva e renderlo disponibile davanti a sé. In alternativa, se ne ha già uno disponibile davanti a sé perché ha fatto questa cosa un turno prima, può invece piazzarlo o su un lord nemico in mappa o su una fortezza nemica nel Sultanate, però, ok? Solo quelle nella parte di base alleate con il Seljuk, quindi col colore stampato azzurro. Una volta che un segnalino viene rivendicato, quindi o un lord viene fatto fuori oppure un posto è conquistato, riconquistato, reclamate il segnalino, lo mettete nella holding box to Costantinopoli e ognuno è valevole di un punto vittoria, quindi aggiustateli di conseguenza. Abbiamo menzionato i loyalty checks, è il momento di parlarne. Alcuni events possono far sì che una carta Treachery venga inserita nel campaign plan di una stagione. Quando questa viene rivelata, chi l'ha rivelata sceglie un bersaglio per il loyalty check, che sono limitati, cioè Robert Crepin o Roussel de Ballier per i Selgiukidi, Arisighi per i Romans. Come si effettua questa cosa? Praticamente consiste nel tirare un dado, ma prima del tiro quel giocatore può scegliere di spendere coin dalla plancia del proprio commander oppure da un lord che si trova nella stessa posizione del bersaglio del tradimento. Ogni coin fornisce un modificatore di +1 al tiro di dado. Dopo di questo invece la fazione che subisce il loyalty check, se il bersaglio del loyalty check non è assediato, ha la possibilità di fare la stessa cosa, ma ogni coin invece fornisce un modificatore di -1 al tiro di dado. Quindi tiriamo sto dado, se il risultato è superiore al valore di
fealty, di fedeltà del Lord bersaglio, quel Lord cambia schieramento. Surprise! Viene disbanded e rimosso dal tabellone di gioco per rientrare automaticamente nella successiva fase pay, ok, durante il levy, sotto il controllo del giocatore avversario. Ricordiamoci però che nel tiro di dado un 1 naturale è sempre un fallimento e un 6 è sempre un successo, indipendentemente dal coin speso. Ora, il bersaglio del loyalty check non è necessario sia in mappa, può essere anche sul calendar al momento, quindi se il suo cilindro era sul calendar semplicemente lo sostituiamo quello del colore opposto, mentre se era sulla mappa, prima della successiva fase di pay lo facciamo entrare in gioco col colore della sua nuova fazione presso la sua sit, e quella sit anche quella passerà di controllo, quindi metteremo l'appropriato numero di conquered markers sopra. Se però la sua sit è occupata da un lord nemico, invece lo faremo rientrare in gioco nella holding box della sua nuova fazione. Ragazzi, i lord possono cambiare fazione e poi magari un successivo loyalty check ritornare nella loro fazione originaria. Il procedimento è lo stesso. Oh, la nostra Aleppo. Le cose che possono cambiare lo stato diplomatico di Aleppo sono questi due events: Aleppo Independence and Emir of Aleppo Spurs al-Arslan. Abbiamo visto che di base Aleppo è friendly a Roman player e quindi, essendo nemica del Seljuk, il giocatore Seljuk può conquistarla. Quando questo evento accade, se Aleppo è conquistata dal Seljukide e il giocatore romano la sta assediando, questo evento non ha effetto. Non ha effetto nemmeno se ha un Seljuk Lord presente, potrebbe essere così, così o così. Negli altri casi ha effetto, e quindi se ha effetto, vediamo l'asterisco, può avere questo effetto una volta nel gioco. Se ha già avuto effetto, infatti, scartiamo e peschiamo un altro evento. Quello che succede è che se non c'è l'Aleppo Independent Marker, lo piazziamo. Aleppo Independent sta a significare che ora Aleppo è friendly a tutte e due le fazioni. Ricordiamoci però che nessun lord di nessuna fazione può mai fare withdraw all'interno di Aleppo, ritirarsi all'interno delle mura. Se c'è già l'Aleppo Independent Marker, lo togliamo e Aleppo diventa Roman Conquered. Altro evento che incide sul ciclo di Aleppo. Aleppo Independence, anche questo è un evento che si trova nel mazzo del giocatore romano. A meno che Aleppo non sia conquered da una fazione o dall'altra, piazziamo Aleppo Independent perché diventa friendly a both sides. Da questo momento in poi il giocatore Seljukide ha la possibilità di reclamare una vittoria immediata automatica nella prima fase d'inverno, in cui conquista e tiene fino a quel momento la città di Aleppo. Direte voi come fa a conquistarla se Aleppo diventa independent, che è friendly quindi anche a lui? Perché l'ultimo step della winter phase è tirare un D6 con il risultato di 1 o 2. Aleppo Independent Marker viene tolto dalla mappa, da 3 a 6 invece rimane. Se l'evento non si verifica perché Aleppo è già conquered, non viene triggerata neanche la condizione di vittoria automatica per il Seljukide. Questo è il ciclo di Aleppo riassunto. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda come si gioca Seljuk, Byzantium Besieged. Se vi piace la serie Levian Campaign, vi ricordo gli altri video nel canale: Inferno, Plantagenet, Almoravid. Grazie agli stoici Highlander che hanno guardato il video fin qui. Io ora, come al solito, non ho più un cavolo da dire, quindi mi raccomando, ci vediamo alla prossima e fate i bravi. Ciao!